Eccoci qua con Osvaldo. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2 e 1. Osvaldo ci mostra un mappamondo e lo sta girando. In fin dei conti è come se lui avesse proprio un'anima da viaggiatore, da esploratore. Probabilmente non ha espresso questa sua potenzialità nella vita, ma io ti vedo questo. Gli dà l'autorizzazione. Pensa che ferma il mappamondo e punta il dito un po' a caso, no? Su un punto e dice sì. Mm. E dove punta il dito? Vediamolo. E in Congo, in una foresta equatoriale. Come a dire l'avventura massima. Eh, Non devi andare in Congo adesso, Osvaldo. no. Va bene, nome del progetto. Colmo di gioia, come se proprio l'anima volesse spingerlo a togliere via gli ultimi residui di polvere che ha la sua vita, per fargli assaporare in tutto e per tutto la vita. Nome dell'anima. Allora mi viene un binomio strano tra anima e spirito, come se l'anima si chiamasse simpatia e lo spirito cordialità. Quasi due doti che sono già di Osvaldo, ma se lui fa ancora di più leva su queste due doti, tipo come se gli si spalancassero tante porte. Vibrazione. 36, Ma consapevolezza. 1, 6, 8, Anima. 46, 47, Vite. 1739, Cervello. 9 e mezzo, Suscettibilità ipnotica. 55, 3D. 41, Vivacità animica. 100. Osvaldo, posso dire la tua età? Sì? Me la fai con le dita? Tipo, me la fai con... però davanti al viso perché non ti vedo, la tua inquadratura è molto vicina. 80? Ah, no, 80... No, 8... 79? 79. Ok, 79. Beh, per avere 79 anni, Osvaldo ha dei valori pazzeschi, ha dei valori da capogiro. Se Osvaldo avesse fatto queste sessioni quando era giovane, oggi era fondatore di una nuova religione, un super guru. A 79 anni non solo ci segue e non ci reputa dei pazzi, ma viaggia, secondo me, alla sua seconda reale sessione consistente con noi, perché le altre, vabbè, beh, insomma, viaggia a 36 miliardi, che è un livello molto alto, molto, molto, molto alto considerando 79 anni. Ma non perché l'età incida, ma perché l'età porta con sé tutta una serie di credenze che poi è difficile scardinare. Quindi, ma questi chi sono? Ma questi che vogliono? Ma come si permettono? Si fa in un altro modo, si ragiona in un altro modo, i valori sono degli altri. Mm? Chi è in una parola Monica Osvaldo?
Mm. Allora, mi viene un grand'uomo sfidante. Lo sfidante. Mm. Chi è che sfida, Osvaldo? Mi fa vedere a vari livelli sfida. C'è un livello più terreno dove sfida un po' il perbenismo, sfida gli interessi economici ehm, intorno a cui, insomma, no, ruotano per esempio la medicina, le banche, eccetera. Poi mi fa vedere uno sfidante anche a livello sentimentale, per cui è come se lui Mhm. non accettasse dei rapporti di comodo, dei rapporti che vanno avanti solamente per una questione di quotidianità, di abitudine. E poi mi fa vedere anche sfidante nei confronti di quelli che possono essere gli ostacoli eterici, ma anche sfidante, ci prova, anche se non sempre ci riesce, nei confronti del passato che lo assale. Lo sfida, lo affronta, Sì, lo risolve. sì, vuole anche neutralizzarlo, nel senso che non gli faccia più dolore. Però non sempre ci riesce, su questo devo, per correttezza lo dico. C'è una vita precedente passata parallela che si avvicina di più al suo essere sfidante oggi. Sfidante oggi. Secondo me, quando ha proprio indicato lì il Congo, ehm, come si chiama, nella foresta equatoriale, è quella, perché mi fa vedere che è proprio un esploratore, tipo come se andasse alla ricerca di determinate piante terapeutiche, a scopo terapeutico. Mm. Però poi alla fine si interfaccia anche con tutta una fauna particolare, no? E con degli interessi di tipo economico e politico che vorrebbero osteggiarlo. Che anno è? Allora, mi viene come anno 1933? Mhm. Linea parallela uguale o diversa? È una linea parallela, sì, diversa, sì. Potrebbe anche essere la stessa, eh. Mm, non lo so, potrebbe, mi viene diversa, però potrebbe anche essere la stessa, eh. Ci sono 92 anni di differenza, quindi siamo lì. In effetti poi questo uomo muore giovane. Sì, 33 è quando è lì a fare la ricerca, se muore Sì, giovane stiamo lì. Ok, vabbè, sì, poco sì. importa. Entità eteriche. Allora, c'è un coccodrillo che quando Osvaldo meno se l'aspetta emerge dalle proprie paludi e crea un po' un senso di vuoto e a tratti anche di insoddisfazione, di piccola protesta. Poi c'è, eh, sembra un agnello sacrificale che appartiene al secondo universo e che è come se lo volesse in qualche modo riportare a tutte quelle situazioni, specialmente del passato, in cui lui ha avuto un ruolo magari di fragilità piuttosto che di sfortuna, piuttosto che di, chiamiamole, emarginazione, di abbandono. E quindi lo riporta un po' in quel mood lì. E poi infine c'è questo uomo del tempo che sta creando appositamente una ragnatela molto robusta affinché Osvaldo rimanga proprio imprigionato come un insetto dentro questa ragnatela e non si muova verso linee temporali che invece potrebbero essere ancora più evolutive per lui. E non c'è altro. Mentali.
Allora, me ne viene una non molto importante, tipo come se fosse, mm, non so se è nostalgia o utopia, tutte e due le cose. È un'entità mentale che in parte è come se gli facesse rimpiangere ehm, una libertà di scelta che magari poteva avere nel passato e che però non ha utilizzato in maniera proficua. E in parte è come se in qualche modo lo volesse spingere a preoccuparsi di raggiungere, come ti posso dire, un assetto utopico della società, della vita, anche degli altri, secondo un suo ideale, diciamo così, di equilibrio e di giustizia, cosa che ovviamente sottrae energia a se stesso. Quindi è un mix dei due componenti, sia nostalgia in parte per il passato, però tra l'altro è anche scorretta perché di fatto lui nel passato non aveva gli stessi strumenti del presente. Mm. E poi appunto utopia riferita proprio di più al presente. Direi di livello 2 a volte 3 e basta. Basta. Ah, una Sì, sola. sì, sì, sì. Impianti. Allora c'è, ma all'orecchio sinistro un auricolare che veicola dei messaggi che sono un po' scoraggianti, un po' bloccanti. Tipo sento, sei solo una pedina, o anche, ehi vecchio, dove vuoi andare? E poi c'è come una placca di ferro, sotto la pianta del piede destro, che è come se inviasse non so, delle scariche che vanno a indebolire la gamba destra. E basta. Va bene. Cinema, ex moglie e figlia di lei. Mm. Chissà come mai la figlia mi viene sotto forma quasi di una noce. Ehm, È come se avesse una forte separazione tra l'emisfero cerebrale destro e l'emisfero cerebrale sinistro. Mm, Cioè, come se in lei ci fosse proprio una divisione fra due parti. Parlo della figlia, eh. mhm. Poi invece la ex moglie, non so perché viene la parola ricatto. Non la vedo così mm, pulita e limpida. Ehm, cioè, nel senso che è un po' all'opposto di Osvaldo. Mentre Osvaldo sta cercando proprio di ripulirsi completamente, sta cercando di evolvere, lei è come se la vedessi un po' torbida ancora. Comunque, ovviamente ci sono. Sì, Ex sì, moglie. entrambe. Sì, sì, e anche la figlia dell'ex moglie, sì, sì. E la cugina? È un po' in questo momento, un po' tra il disperato e lo smarrito. Mm, Sembra quasi che non riesca a trovare la porta del cinema, perché è un po' frastornata. Ed è Osvaldo che a darle le indicazioni e a offrirle anche la mano proprio come sostegno. mhm. Appunto, poi dopo che lui le indica la strada, le sceglie anche un posto, lei si siede. Ah, viene quindi. Sì, 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 però ha bisogno così di un po' una guida, ecco, da parte di Osvaldo. E poi si siede, sì. Ok, io chiamerei subito il disincarnato. Mm. La mamma dell'ex moglie, la suocera. Come arriva un po' piagnucolante, perché arriva con un fazzoletto di tessuto in mano
che sembra però da uomo, di quelli che erano fatti come con una cornice. Mm. Mm, Ah, non ho lo so, capito. magari era del marito, sai, no? Come un ricordo, Mm. Perché così. piange? Detto così, si asciuga le lacrime e forse ritiene di aver fatto una brutta fine. Come se la conclusione della sua vita non l'abbia reputata dignitosa. È come se lei mi si proponesse, per dirti, come, non come una nobildonna, però una donna anche di certe pretese, capito? Mm. Eh, Quindi che si è sentita molto sminuita, ehm, A essere dove messa sì, in un posto dove le persone si potessero professioniste prendere cura di lei. sì, sì. Beh, Mm, siamo ancora lì. Lei si considera una donna o un'anima? c'è qua proprio un parlare anche delle guerre, dei soldati che perdono la vita al fronte, e di gioielli. Non so se aveva accumulato, magari le piaceva indossare dei gioielli e ne aveva un po'. Eh, Sai che la sento un po' attaccata ancora terrena, ecco. La sento terrena. Vediamo un po' se però Dove sta? arriva qualche spunto un po' più. Ma si trova nella casa dove vive Osvaldo? Allora, lei mi fa vedere come se fosse. Allora, io la vedo così approssimativamente, questa casa. Quindi c'è la casa, poi intorno molto verde e poi c'è un cancello, ok? Ed è come se lei fosse posizionata lì ehm, all'esterno del cancello. Hai presente come appiantonare la proprietà? Mm, 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 mm. Come se Diamole, dicesse di qua non si passa. diamole una Vic. Mm. Non la prende? Allora, se tu gli dai la Vic, io la vedo mm, a letto con delle belle lenzuola nel letto di quella casa ed è come se lei guardasse il soffitto, si guarda intorno ed è molto compiaciuta. È Con la una mia Vic, Vic, vede questo? sì, però aspetta, perché è come se avesse bisogno di fare dei passaggi, ok? Mm, Cioè adesso lei, cioè nella prima fase era come un guardiano, quella è la sua proprietà e nessuno entra. Poi con la Vic è come se tornassi invece un po' indietro a vedere quello che per lei era la contemplazione di quella casa. Come se la sera c'è questa riflessione. Quanto è bella la mia casa, quanto è signorile, mi rappresenta, mm. La gente è parla bene di me perché io uno abito qui. status. Sì, Mm. sì, 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 sì. Ehm, Poi, come se invece mi facesse vedere un'immagine di lei bambina, ma proprio piccola, con una bambola rotta di pezza. Ehm, Facciamo un esperimento, diamole una Vic non allopatica, quindi che fa tutto e subito. Diamole una Vic omeopatica. Da quando è mancata dalla sua vita fisica a oggi? Sono passati un po' di anni, no?
una piccola Vic omeopatica al giorno. Mm, ottimo, questa è L'abbiamo un'ottima fatto soluzione per lei, sì. e adesso abbiamo i risultati. Allora, le ultime dosi omeopatiche erano soprattutto di amore e di compassione, perché lei si è sentita sola, forse incompresa. E mi fa notare soprattutto quelle di compresse. Ehm, sai che cosa? Come se lei avesse bisogno, in cambio, di un'altra casa. È nel portale Cioè, aureo. eh, esatto, eh sì, sì, perché lei era talmente attaccata a quella di casa e quella era l'idea di casa che non ha pensato, capito? Non ha proprio diretto il proprio sguardo verso la vera casa. Certo, che sia chiaro poi che comunque se lei va là e non le piace, torna qua a piantonare la casa di Osvaldo. Quindi nessuno la obbliga a fare nulla, io non sono il lupo cattivo, tu non sei la nonna di Cappuccetto cattiva, chissà perché non ho detto Cappuccetto. Dai, dai, stupidaggini. Quindi può fare quello che vuole, può svolazzare dove vuole, con tutte le sue belle medicine omeopatiche nella panza. Lei in questa maniera, anche grazie all'assunzione di queste pilloline, ha scoperto il potere creativo ancora maggiore che c'è lì nell'oltre e che quindi, volendo, potrebbe anche creare un castello tutto per sé. È una consapevolezza che arriva con ritardo ma in maniera veloce adesso. E infatti ha già messo in piedi un castello, con tanto di servitù. Tipo E poi è come disneyano? se... Sì, sì. E poi è come se già andasse appunto molto veloce il tempo e per cui già si fosse stancata di questa esperienza, Ha l'avesse già capito assaporata, sì. che è una cazzata. Sì, sì, la vacuità proprio totale, no? Mhm. L'illusorietà di questa esperienza. Ed è quindi già pronta per il portale aureo. E quindi che fa? Va? Sì, ed è proprio in questo caso un gran bel portone d'oro massiccio che si apre al suo cospetto. E quando si apre, lei viene investita da pulviscoli di luce dorata e si sente fortissimamente accolta, anche apprezzata e sostenuta. Di là. Sì, Vuole mandarci un messaggio da là e soprattutto ad Osvaldo. la vera casa è l'amore. Qui mi abbracciano senza sosta, sono abbracci d'amore. Un abbraccio può essere una casa. Vedo che in eterico consegna le chiavi a Osvaldo, come se lei ne avesse fatto una copia e tutte per sé in questo lungo periodo. Ed era lei effettivamente a piantonare a fare il guardiano di questa villetta e gliele restituisce. È tua, dice.
La salutiamo. Sì, vedi Vuole che è lasci- vicino a un'anima che era già stata con lei in terra, maschile, un'anima maschile. vuole lasciare anche un messaggio alla figlia. Lascia andare, molla, molla la rabbia, molla l'attaccamento, molla la possessività. Dubito che ovviamente Osvaldo possa riferire alla moglie o farle vedere questa, ma le arriverà in qualche modo questo messaggio? Lo sentirà quando, per esempio, riprenderanno insieme in mano il problema vendere casa? Qualcosa sì. È come se fosse più ragionevole, mi dice. Va bene, la salutiamo e chiudiamo il portale Aureo. Dalla prima sessione Osvaldo ha avuto grandi miglioramenti su sostanzialmente tanti fronti, ma soprattutto su due. Quello economico, causa esoterica. Ha più entrate. Capita mai? Mm. Lui, come abbiamo detto, è un grande sfidante e ha voluto sfidare lo Osvaldo del passato che invece aveva avuto diverse perdite economiche perché si era trovato accanto in più episodi delle persone, insomma, no, che non gli avevano fatto fare affari vantaggiosi. Quindi ha proprio sfidato questo suo passato e si è regalato un presente di abbondanza. L'intestino va meglio. Lì si è liberato, nel vero senso della parola, no? Perché Mhm. poi è l'evacuazione, di alcuni risentimenti, mh, che aveva nei confronti di alcuni personaggi che effettivamente avevano creato dei problemi nel passato. Devo dire che se n'è quasi liberato del tutto. Va bene. Un punto, secondo me, almeno per me, molto interessante. Imparare a nuotare. Osvaldo ha 79 anni, vuole imparare a nuotare, non ha paura dell'acqua, si butta, si tuffa, eccetera, non sa nuotare. E ha notato che qualunque sia la temperatura dell'acqua, anche in estate quando è molto calda, è come se fosse acqua gelata. A un certo punto gli si percuote il corpo di tremiti, di freddo, di brividi di freddo, e le labbra diventano viola, come quando ci si immerge in acqua gelida, e, e deve uscire. Io ti chiedo, Monica, la causa esoterica e se è legata anche a vite passate. Allora, intanto mi fa vedere il coccodrillo. I rettili spesso agiscono sulla percezione della temperatura. Per esempio, nelle donne i rettili possono causare le cosiddette caldane, no? Durante la menopausa. E nel caso specifico di Osvaldo, che è un uomo, riesce a alterare, diciamo così, la temperatura percepita dell'acqua. Cioè, anche quando l'acqua è oggettivamente a un'ottima temperatura godibile, lui la percepisce in ogni caso come fredda. Questo proprio per lo sballamento creato a livello metabolico dal coccodrillo. Ehm, diciamo che questo gioco della temperatura lo fanno spesso su persone che hanno una buona consapevolezza, una buona predisposizione alla consapevolezza, perché è una delle cose più fastidiose la temperatura del corpo. Mhm, Ehm, infatti in questo caso per lui è oggettivamente un ostacolo perché avendo il corpo ghiacciato non può neanche permettersi, no, di provare a sfidare. mhm. È oggettivamente impossibile affrontare la cosa.
Poi, invece, per quanto riguarda le vite passate, sì, io ho visto, sempre appunto parlando di sfide, questo gruppo di ragazzi che si propone, in una stagione che in realtà è già verso la primavera, di fare delle prove di coraggio su un laghetto ghiacciato. Cioè, praticamente è piccolo questo lago, no? Ma E è tu una devi vita passata? correre. Sì, sì, sì. Ah, C'è questa sfida tra ragazzi, devi correre veloce da una sponda all'altra del lago, ovviamente attraverso il lago ghiacciato, mhm. quindi tu corri sul lago ghiacciato. Che al centro è pericoloso. E beh, Mm. Che succede? diciamo che Lui è maschio o femmina? è un ragazzo, sono tutti i ragazzi di questa combriccola qui, un po' annoiati, non sanno cosa fare, o il loro passatempo, così. Il primo la fa di corsa, no? Però già inizia a sentire gli scrat. Però insomma ce la fa ad andare da sponda a sponda. E, lui, che è sempre un ragazzo, ehm, non vorrebbe, però è stato estratto il suo nome. Ci pensa un attimo e proprio la sua voce interiore gli dice di no. Però è come se prevalesse il bisogno di approvazione da parte dei coetanei. Mhm. E quindi la fa questa corsa, però il ghiaccio non regge. Muore? Sì, anche perché, allora, uno dei ragazzi prova ad andare e salvarlo, ok? Portandosi un ramo, un bastone di legno, però non è proprio accessibile, la cosa non è proprio praticabile. Sarebbe morto anche lui. Sì, Quindi muore affogato nel freddo. eh, Anno? questo però è proprio passato, perché mi dà 1870 e qualcosa, Paese? ma forse siamo in Scozia. Nome di lui? Jonathan II, Età in cui viene a mancare? 19. Bene, Osvaldo è lo sfidante, sfida Jonathan II. Osvaldo ha 79 anni, è il mago di tutte le sue vite. Allora, non so bene qua perché allora, in questo momento da Osvaldo sento come una componente di saggezza che dice la vita va rispettata. Per cui, aspetta, cosa mi proponi, Lucio? Una sfida, uno di fronte Una all'altro, sfida, ok? un confronto. Sì, ok. Ehm, Questa esperienza è già stata fatta, questa esperienza è già stata fatta, esatto. Lui, tutto è modificabile. esatto. Perché se cambiassimo se lui cambiasse la vita di Jonathan, l'esperienza di Jonathan rimarrebbe comunque e in ogni caso nel bagaglio di esperienze dell'anima di Osvaldo, che poi è sempre la stessa, perché è tutto un gioco. Infatti sta cercando di infondergli quel senso di saggezza e di rispetto della vita, per cui di fatto Jonathan, anche se è il suo turno, dice no. Mm. Dice no, vedo che volta le spalle agli amici
e se ne va in direzione opposta. Si è creata una nuova linea temporale. Ne estraggono un altro, questa esperienza con morte la fa qualcun altro, un'anima che non l'aveva fatta questa esperienza, o il gioco finisce lì. Iniziano a litigare fra di loro e uno spinge un altro. Quindi non è più la sfida, ma è proprio una lite, per Lo cui scar- uno finisce in acqua, sì, Scarica barile, spintonato. Sì, e muore. sì, sì. E quell'anima oggi ha fatto quell'esperienza da adesso. Gli abbiamo dato Eh questa sì, opportunità. sì, sì, esatto. La chiamiamo nel cinema. Io non so perché, ma oggi il tuo cane, Gulliver, sembra una persona. Fa delle facce e ti guarda come una persona. Già prima. No, ma guarda, ti sta guardando come una persona. Un po' pelosa, se vogliamo, con delle grosse sopracciglia. Beh, è una persona, è Sì, impressionante. sì, sì. Sì, è È, così. è impressionante. Sì. E continua a guardarti come una persona. Comunque, andiamo avanti. Quindi lo sfidante, quindi adesso Osvaldo se ne va a fare quello che vuole con Jonathan. Per esempio, si fa accompagnare da Jonathan in una piscina dove imparerà a 79 anni, e lo può tranquillamente fare, a nuotare. Sì, perché Jonathan gli dice, tu già hai dei rudimenti e hai l'ardore, il coraggio. Cancelliamo tutto e rifacciamo da capo. Tieni l'ardore e il coraggio. E vedo che gli fa fare degli esercizi prima fuori dalla piscina, proprio degli esercizi di conduzione del respiro, di gestione del respiro. Ma questo chi? Poi vedo che... Jonathan a sì, Osvaldo. Mm. sì, 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 sì. Gli fa proprio percepire il suo respiro, il viaggio del suo respiro, tutta la cassa toracica nel naso. Gli fa anche percepire le orecchie. Le orecchie. Orecchie, sì, che partecipano, lui dice, nel nuotare. Gli fa anche prendere più consapevolezza dei propri piedi, perché dice che un suo problema è anche l'utilizzo dei piedi, delle gambe, piedi e gambe. Quindi come se avesse bisogno di farlo connettere bene con queste parti del corpo che lui tende a non avere esattamente il controllo. È una piscina con la scaletta per poter scendere giù nell'acqua. Mhm. È una acqua quindi temperata, insomma, no? E allora Osvaldo iniziano a mettere i piedi su questi gradini e inizia a sentire l'acqua solamente che sfiora i suoi piedi, le caviglie. Allora, dapprima gli sembra fredda, però poi rimanendo un po' fermo, sempre a livello di acqua alle caviglie, è una buona temperatura, accettabile perlomeno. Allora si immerge ancora un po' di più fino ad arrivare alle ascelle.
e sente come un abbraccio, mm, come se l'acqua avesse delle braccia e lo abbraccia, come se in un certo senso fosse, è presente le tavole che vengono usate dai principianti quando, Mhm, no? mhm, Possono andare a nuotare così, no? Come se gli offrisse questa tavola, no? Perché vedo che la prima cosa che lui fa è proprio quella di mettere il viso sotto l'acqua e provare a vedere come riesce a respirare sott'acqua e intanto muove i piedi, non sta muovendo le braccia perché sta tenendo la tavola con le braccia, questa tavola, diciamo così, che gli offre l'acqua stessa. Ok, quindi funziona, si rende conto che deve sciogliere un po' di più le gambe, i piedi, farli muovere in maniera un po' più naturale, un po' più coda di pesce. mm. Insomma, c'è un Poi, processo. sì, sì, certo, poi riesce ad aggiungere anche le braccia. Impara, vola in acqua, Sì, e il primo nuoterà che al mare. stile libero prima mi viene. Mhm. Ma a lui basta, cioè, e poi si ferma, vedo, a fare la posizione del morto, dove per lui questa cosa del galleggiare è importante, no? Sentire che sta perfettamente a galla. E lo vedo anche al mare con una mascherina per poter vedere il fondale del mare. Mhm. E quindi sì, anche al mare nuota. Benissimo. Parentesi chiusa. Molto molto bene. Ed infine questa casa, causa esoterica del blocco nel venderla. Beh, abbiamo già esplorato tutta la questione dell'ex suocera. Mm, allora, diciamo che beh, in primis vedo proprio l'ex suocera che per lei quella era la casa, fine, cioè a prescindere da tutto, a prescindere da quello che c'è stato dopo, quindi che lei si è allontanata da quella casa, a prescindere dal fatto che sia morta, per lei quella lì era rimasta la sua casa, Mhm. la sua reggia. Mm. Ma poi in maniera un pochino più marginale, anche la ex moglie, ehm, non so perché anche lei non aveva del tutto una buona motivazione nel venderla. Mm, però adesso non la sento, cioè come se essendo decaduta l'attaccamento dell'ex suocera verso la casa, in automatico anche le perplessità, diciamo le resistenze dell'ex moglie non le percepisco più. Adesso vedo in eterico che liberamente si può mettere davvero un cartello vendesi e davvero le persone vedere vendesi e possono davvero avvicinarsi come acquirenti. Adesso si può. Questa sfida, lo sfidante la può prendere. Mm, Bene. sì. E la fiamma di Osvaldo esiste? Ed è soprattutto un reale obiettivo di Osvaldo? Sì, è come se la volesse una compagna viaggiatrice, che può intendersi sia come viaggio, nella vita, ma anche proprio come viaggio. Io lo vedo che qualche spostamento ci potrebbe essere e farebbe parte proprio della sua evoluzione e di un incremento di conoscenze. E lui ama molto scoprire anche nuove cose, approfondire argomenti. Ed è una signora molto
avventurosa, anche lei coraggiosa. La vedo sottile, camminatrice. ehm, Fiamma, eh, a me adesso da quarto livello, gemella quarto. sì, che poi no, Si può. nel Mhm. percorso sì. Ottimo. Si avvia verso il primo della classe, Osvaldo. E Sì, sì, soldi, sì, e sì. salute, e modifiche, no? Anche al look, diciamo. Vendere casa, un'anima gemella. Che altro? Cosa vuole diventare? Dio. Dio. Lo è già? Osvaldio. Osvaldio. Non Osvaldo, ma Osvaldio. Bene, bene, bene. Beh, c'è qualcuno che lo ostacola verso il suo percorso di consapevolezza, forse lui stesso, nel voler cercare a tutti i costi di aiutare questo o quell'altro, e il mondo va a rotoli e dobbiamo sistemare. Alla fine, io punterei a iniziare a imparare a nuotare, fossi in lui. Andiamo, Monica, al momento in cui impara a nuotare. Qui si accorge che sta nuotando. Io ho passato questa cosa, ho imparato a 31 anni. Quando mi sono accorto, in una delle N vasche dove ti dicono sempre le stesse cose, quelli del corso, che l'insegnante mi ha detto, ecco, hai nuotato. Lì è cambiato qualcosa, ha fatto un click. Ho detto, ho imparato a nuotare. Quando mi hanno spostato dalla corsia 1 alla corsia 3, io ho salutato tutti i miei amici perché io andavo a due corsie più avanti. Ah, quanto ero contento. Si passa da non saper fare una cosa che fanno tutti e tu non sai fare a saperla fare anche molto bene. E si vola, in acqua si vola. Cosa fa Osvaldo quando imparerà? Poi ce lo devi scrivere. Lo sento commosso ed è come se si riunisse allo Svaldo bambino che stava con altri bambini che nuotavano. Un po' questa cosa che hai descritto tu, Sì, no? sì, sì, Mm. sì, sì. Come se riunisse tutti gli Osvaldo delle tappe della sua vita in cui c'erano sempre gli altri che sapevano nuotare e lui no, non sapeva, non poteva nuotare. E in quel momento viene proprio colto da una gioia infinita. Ehm, Anche come dici tu, è come se lui in realtà sorvolasse il pelo dell'acqua. Eh, Lui fosse molto leggero. È un pellicano. Benissimo. Andiamo al cluster con Osvaldo. Lui sa già cosa deve fare, anche con l'avatar. C'erano dei vermi e li ha rimossi subito, velocemente, proprio qualcosa che ormai era andato in putrefazione. Quindi l'ha rimosso, l'ha messo via nel portale definitivo. Come ad Eternum io vedo un cielo stellato, bellissimo, di stelle che brillano, pulsano. E l'avatar era rimasto solamente il computer. L'avatar in sé per sé non lo vedo. Ha rimosso anche questo dentro il portale definitivo. Qui ha messo come ad eternum una enorme stella pulsante. Benissimo. Eh, colmo di gioia era il progetto, c'è ancora? Io direi di sì. La PS è sempre simpatia e la P è cordialità. Mi viene luce e coraggio. Bene. Il coccodrillo, l'agnello sacrificale, l'uomo del tempo molto abile e l'entità mentale nostalgia utopia esistono ancora?
Nuova vibrazione, tutto crolla. Nuova vibrazione. Già ottima. Circa 300. Wow, nuova consapevolezza. 182. Nuova PS. 51. Vite. 1692. Jonathan II c'è sempre, sì. Sì. Cervello. 10. Suscettibilità ipnotica. 66. 3D. 22. Ok. Messaggio di Osvaldo alla figlia dell'ex moglie. La figlioccia. Ti voglio ancora un gran bene. Le mie braccia sono aperte ad un nuovo abbraccio. Alla ex moglie. Calmiamo gli animi, la vecchia ruggine, uniamoci per liberarci. Alla cugina. Tutto passa. Come? Tutto passa. La cugina? Lui Alla dice cugina. alla cugina, sì, Tutto passa. non ti preoccupare, tutto passa. A se stesso, che è lo sfidante di se stesso. Mm, Mi guardo indietro e vedo un altro uomo, eppure sono lo stesso e ho tanta gioia nel vedere tutto il mio percorso. Ancora c'è strada davanti a me e intendo percorrerla, con gioia, con coraggio e con tanta voglia di vivere. Ho scelto di essere fortunato, Come lo vedi? soddisfatto. Ottimo. Bellissima sessione. Bravo Osvaldo, bravissima Monica, come sempre.